Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa mia nuova creazione. Tutti i materiali che vi mostrerò in video e che serviranno per la realizzazione di questa nuova borsettina li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove io vi invito sempre a dare un'occhiata perché settimanalmente arrivano sempre delle novità. A questo punto iniziamo subito il nostro tutorial. Vi illustro adesso tutto ciò che ci occorrerà per poter realizzare questo mio nuovo progetto. Partiamo dal cordino, ne servirà circa 300 grammi, questa è una rocca da 3,50, questo colore è l'Urex oro con il senape, ha un bellissimo effetto, già il colore brilla veramente tanto. Ovviamente sul sito di Tutto a Mano Luisa troverete tantissime anche altre gradazioni, sia inserito con l'Urex che non. Come chiusura anche questa la trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, come colori c'è anche in argento, canna di fucile, in rame, insomma vi potete sbizzarrire anche da questo punto di vista. Io ho scelto questa che si abbina perfettamente al cordino che ho scelto e poi una piccola tracollina o a manico, oppure io ho scelto questa più piccolina, già dotata di moschettoni per poter essere agevolmente portata in quanto non è una borsa gigantesca. A questo punto non resta che iniziare il nostro tutorial. Partiamo dalla base e io appunto per questa base ho avviato 31 catenelle. Avviate queste 31 catenelle, torniamo indietro con dei semplici punti bassi, anche perché la base sarà giri di andata e ritorno di punto basso. Ci rivediamo per voltare il lavoro non appena arriviamo a questo punto. Completati i nostri 30 punti di giro di andata, facciamo una catenella, come facciamo sempre inizio e fine giro. A proposito, volevo dirvi che l'uncinetto che utilizzerò è il 3,5, non l'avevo detto, per cui ve lo dico adesso. Per cui catenella, voltiamo il lavoro, per il momento sarà leggermente che si attorciglierà un po' il nostro lavoro, ma man mano che andiamo avanti con le righe si appiattirà. Per cui fatta la catenella abbiamo voltato il lavoro, nello stesso punto andiamo a ricominciare i nostri punti bassi. Voi ogni tanto contateli perché devono essere sempre 30, altrimenti il lavoro anziché andare dritto potrebbe stringersi un attimo, per cui non resta che per la base fare queste righe. La larghezza che ho io è di 20 cm, mentre mi alzerò come righe fino a un'altezza di 10 cm, per cui ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto la nostra altezza. Siamo arrivati all'altezza di 10 cm. Adesso non resta che contornare tutto il nostro bordo. Noi iniziamo da qui, quindi facciamo fino a qui praticamente, perché questo lato non serve in quanto già noi abbiamo fatto con l'ultimo giro il bordo. Dobbiamo semplicemente fare attenzione all'angolo, perché per creare appunto il bordo perfetto dobbiamo creare, quindi fatto l'ultimo punto, noi facciamo al solito una catenella e nello stesso punto rifacciamo un punto basso, quindi questo lo faremo in tutti gli angoli. Poi continuiamo e come punti di riferimento prendiamo le righe, per cui faremo, diciamo, per ogni riga un punto basso ovviamente, finché non arriviamo nell'altro angolo. Lo facciamo insieme così vi faccio vedere anche come nascondere il filo d'inizio. Ecco qua, io adesso continuo fino all'angolo e poi gli altri li potete fare da sole e ci rivediamo poi dopo non appena abbiamo completato il tutto. Questo ci dà questo contorno, la rifinitura della nostra base, sul quale poi vi farò vedere come sviluppare il resto della borsa. Per cui stiamo arrivando qui alla fine. Ecco qui. Adesso noi dobbiamo entrare in questo punto qui e facciamo un punto basso, come vi avevo già detto, una catenella e un altro punto basso nello stesso punto.
A questo punto proseguiamo su questo lato e nel frattempo che andiamo a creare i nostri punti bassi di contorno ci andiamo a nascondere questo filo che è il filo d'inizio, per cui continuiamo così, man mano ce lo andiamo a nascondere e non si vedrà più. Questo è il risultato. A questo punto non resta da fare altro che questo angolo e questo angolo. Arrivato qua ci rivediamo per vedere come proseguire. Ho finito di contornare la nostra base. Ho chiuso con asola di chiusura, ho tagliato il filo. Adesso questa base verrà lavorata in 4 parti separate. Ci saranno questi 2 laterali che saranno della stessa altezza, mentre uno dei 2 sarà più alto perché poi dovremmo creare la pattina. Comunque andiamo per gradi. Cosa ho fatto io? Ho girato il nostro lavoro e adesso noi dobbiamo andarci a cercare i punti in questa maniera. Vedete che qua si creano queste specie di asoline, perché qui c'è il punto. Noi dobbiamo andare a puntare in questa specie di asolina che c'è qui sotto e andiamo a fare punti bassi. L'unica cosa che dobbiamo fare, oltre questa qui che vi sto dicendo, è che i punti siano uguali come numero. Ovviamente questi con questi devono essere uguali, i miei saranno 30 e 30, e la stessa cosa da questa parte, 15 punti e 15 punti. L'importante è questo. Comunque, siccome abbiamo fatto in base a come abbiamo lavorato, i punti coincideranno, però mi raccomando a questa piccola attenzione. Quindi cosa faccio io? Vado e inizio, faccio esattamente quello che ho fatto con la base, creerò dei punti bassi in giri di andata e ritorno, per cui farò queste 30 maglie. Dopodiché, come abbiamo fatto per l'inizio della nostra base, arrivata all'ultimo, al 30° punto, catenella, rigiro il lavoro e mi andrò a costruire l'altezza desiderata. Dovrei arrivare intorno ai 15 cm, per cui ci rivediamo non appena ho creato anche quest'altro lato e poi insieme vi farò vedere come iniziare l'altro lato. Ho completato i primi 2 lati. Come altezza io mi sono regolata a 20 cm, quindi anche questo. Questi sono 30 punti, nei miei laterali ne ho messi 15, quindi a questo punto adesso ho fatto questo, vi faccio vedere come iniziare pure questo lato, per cui noi andiamo a prendere il punto che sta qui e iniziamo nuovamente questo lato, sempre prendendo come al solito queste asoline interne, quindi il passaggio che vi ho spiegato prima, anche perché il motivo è questo: in questa maniera la nostra base avrà una sorta di contorno, per cui quando poi andremo a creare la borsa rimarrà, così si vede meglio, questa sorta di contorno. Per cui adesso noi facciamo questo laterale, sempre arriviamo a 20 e iniziamo anche questo, per cui questo lato sarà quello più alto, perché nel momento in cui noi ripieghiamo la borsa, questo, oltre ad arrivare qui, dovrà girare e poi scendere un po' da questa parte per creare appunto la chiusura. Di conseguenza questo laterale lo dobbiamo fare di 40 cm, per cui questo è 20 più questo pezzo che dovrà essere fatto perché va ricoperto, per cui non appena arriviamo a 40 cm ci fermiamo e vediamo insieme appunto come procedere per il resto, anche perché poi dovremmo creare un contorno, per cui ci rivediamo non appena i 4 lati sono pronti. Ho completato tutti i laterali, non so se riesco a farvelo vedere perché è abbastanza grande così, insomma, aperto. Questo è il lato più lungo. Adesso io farò un giro di punti bassi tutto intorno
tutto quanto, sempre al solito negli angoli, mi raccomando, nello stesso punto dobbiamo fare un punto basso, una catenella e un punto basso come vi ho detto sempre che si fa, e mi raccomando questo giro di punti bassi lo dobbiamo fare dove al contrario, cioè dove si vede questa parte in evidenza, perché praticamente è come se noi continuassimo questa parte in rilievo, per cui io ho terminato da questa parte, io da qui in poi continuo, perché qui è la parte, l'ultima parte che io ho lavorato, e da qui non faccio altro che tornare indietro e comincio a fare tutti i punti bassi, è come se facessi un altro giro, fino a che, per cui noi ci rivediamo a questo punto per farvi vedere, non appena ho fatto tutto, come iniziare le cuciture laterali. Vi spiego adesso i passaggi che ho fatto dopo aver contornato tutti i lati. Io ho iniziato le cuciture dei 4 lati, cioè io già mi sono portata avanti cucendo 3 lati. Ho lasciato un laterale per fare insieme la cucitura, che comunque è la mia solita cucitura che faccio col l'ago. Allora, io vado nella parte interna, mi aggancio a un punto interno, così poi dopo questi fili vanno nascosti. Prendo il punto centrale, mi prendo sempre nella cucitura entrambe le asoline, mi raccomando, che viene più carino, come vedete. Questo è quello che mi piace ottenere. Io ovviamente ho messo qui il marcapunti in maniera tale che così ho ben tirata la parte da cucire, anche se tanto i punti corrispondono perché sono esattamente lo stesso numero di quelli qui sotto. Per cui, come vi dicevo, vado nel punto seguente, aggancio tutte e due le asole, vado in quelle di fronte e passo l'ago e creo la cucitura. Stringiamo abbastanza bene, ci aiutiamo anche con le dita per tenerlo bello fisso e andiamo avanti in questa maniera, prendendo, ripeto, il punto completo, e si procede in questa maniera fino ad arrivare fino alla fine, insomma. Ed ecco, per cui ci rivediamo non appena abbiamo terminato la nostra cucitura per mettere insieme la chiusura sulla patellina. Completate tutte le varie cuciture laterali, quindi tutti e 4 i laterali, adesso ci occupiamo di mettere la nostra chiusura sulla nostra patella, per cui prendo la parte che andrà nella parte superiore, l'allargo leggermente, perché vedete qua ci sono dei dentini che andranno a fissare, nel momento che andremo a stringerla, andrà a fissare perfettamente la patellina alla chiusura. Io prendo il centro della patellina, io uso questo metodo, alla fine si riesce, prendo il centro esatto, inserisco, stringo molto forte, potete farle anche con una pinza stando attenti ad evitare di graffiarla, poi abbasso questa patellina e vado a cercare il punto dove più o meno dovremmo alloggiare l'altra parte. Io qui ho un marcapunti per cui all'incirca, perché poi questi passaggi bisogna anche provarli, perché infatti non vado a fissare la parte interna che adesso vi faccio vedere. Intanto prendo il segnale col marcapunti, se riesco a inserirlo ce la farò, vabbè lo poggiamo, ecco. Per cui cosa faccio? Questa altra parte ha delle alette. Io cosa faccio? Prendo il punto che avevo bloccato col marcapunti, mi inserisco
momentaneamente senza chiudere le alette e faccio la prova nel momento che vado a chiudere la borsa, se come altezza, anzi è un po' spostata, aspettate che la raddrizzo, quindi per questo vanno fatte delle prove, perché è sempre un materiale, sempre qualcosa di fatto a mano, per cui bisogna controllare che tutto vada bene, per cui faccio la prova, anzi anziché inserirla se no si stacca, noi la appoggiamo e vediamo l'effetto, se possiamo, e direi che ci siamo, se possiamo andare a chiudere e a stringere le alette all'interno. Queste potremmo anche stringerle in maniera per essere più sicuri con le pinze. Io momentaneamente lo faccio così per farvi vedere insomma come funziona, ma poi anche con le pinze ci possiamo aiutare per chiuderle perfettamente. A questo punto facciamo la prova vera e propria, chiudiamo e devo dire che il risultato è quello giusto. Ci rivediamo non appena mettiamo gli ultimi dettagli alla borsa. Ho completato con una piccola tracolla più corta che può essere facilmente portata al polso ed eccola. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Non esitate a contattarmi se avete dei dubbi, non avete capito qualche passaggio, mi raccomando, io sono sempre a disposizione. Vi rinnovo anche l'invito a dare un'occhiata sul sito Tutti a Mano Luisa, dove troverete chiaramente tantissime altre idee, oltre quelle che io vi propongo. Ci vediamo a questo punto alla mia prossima creazione.